Oh, guarda chi c'è, Nicola Giang! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Oggi ci troviamo a Firenze e in questo video faremo la nostra solita sfida da 100 euro mangiando tutti i piatti più tipici toscani che troveremo nei pressi del centro di questa bellissima città. Perciò raga, tenetevi comodi, magari anche con una bella birretta in mano, che sarà una puntata squisita. Buona visione! Bene, come potete vedere sto camminando, dobbiamo fare tipo 2 chilometri per arrivare fino al centro, perché abbiamo parcheggiato nel parcheggio più vicino del centro. Beh, per parcheggio più vicino del centro intendo quello che ho trovato io, anche con un prezzo molto favorevole, molto competitivo, perché cacchio costa 2 euro all'ora. Oh, è stra poco, considerando che siamo in centro a Firenze. Dai raga, siamo quasi arrivati, La prima tappa è la colazione. E indovinate cosa mangeremo a colazione? Spoiler, non è cappuccino e brioche. Avete un po' di sete? Allora, la colazione la facciamo qui. Buongiorno. Per avere un appredotto, grazie. Bello piccante. Ecco la nostra colazione tipica fiorentina, l'ampredotto e per chi vuole anche un bel bicchierino di vino rosso. Tanto non guido. E in totale abbiamo speso 6,50 euro. Buona colazione! Stupendo. Il pane è morbido, fuori un pochino croccante, all'interno veramente si sente questo l'ampredotto che wow, una morbidità assurda. Dai, spacca. Alla salute. Io ho chiesto bello piccante e me l'ha fatto bello piccante. Questo veramente raga, per iniziare per bene la giornata ci sta un botto. Cioè per chi lavora forse eviterei questo qui, ma questo è il bello del mio lavoro. Ma che roba. C'è il cameraman che non mangia l'interiora degli animali, però ha assaggiato sto panino, ha detto che è strabuono, non sente per nulla l'odore dell'interiora. Però questo mi spiace, l'ho mangiato io. Se vuoi te ne chiappo adesso un altro, questo è il mio. È stata una colazione fantastica. Continuiamo il nostro giro. Sì, il bicchierino di vino rosso per incominciare la giornata, ok. Ma nella mia giornata non deve mai mancare il caffè, perciò mi porto a bere un bel caffè. Uno dei caffè più virali, anzi è il caffè più virale di Firenze, che sta spopolando sui social ma anche su quelli cinesi, perciò è rinomato anche in Cina, molto rinomato in Cina. Ve l'avevo detto che era molto virale. Facciamo la fila! Chissà quanto dovremo aspettare. Cosa mi tocca fare per un caffè? Vedete, qui c'è pure la bucchetta del vino, però mi sa che è inattivo, c'ha la porta chiusa. Forse è attivo nell'orario di aperitivo. Non tutti sono come me che bevono il vinetto di prima mattina. Raga, guardate che fila che si è formata qui dietro. Ciao, potrei avere un affogato normale? Wow, tutti incastrati sono. Oh, street caffè. E questo caffè 6 euro. 6 euro questo al gusto normale, mi sa che è gelato alla vaniglia. 8 euro per quello col gelato a pistacchio. Ma che roba. Vi devo dire che è strabuonissimo. C'è il gelato che è dolce al punto giusto. È un caffè che non devi metterci nemmeno lo zucchero. Il caffè è buonissimo, In pratica c'è l'amaro del caffè che fa contrasto a questo dolce del gelato, che è freddo. È un misto tra freddo e tiepido. No, comunque per essere un caffè affogato è bello gustoso. E poi non è neanche piccolissimo. Sotto c'è ancora gelato, posso dirlo.
un pochino esagerato, no? La fila. Va bene, dai, finiamo e continuiamo. Fino all'ultimo goccio. 6 euro. Oh, siamo arrivati nei pressi della casa di Dante. C'è un trippaio. Fanno il lampredotto. Però il lampredotto l'abbiamo già mangiato, perciò vediamo che altro c'hanno. Guarda che stile, c'è una finestrella. Una trippa e 2 crostini. Vuoi un po' di piccante? Sì, piccante, abbonda. Buona volta. Grazie. Ecco altri 2 piatti tipici fiorentini. Abbiamo preso una trippa alla fiorentina e 2 crostini di fegatini di pollo. Abbiamo pagato in totale 9,50 euro. Cominciamo dai crostini, Buon appetito! C'è sta cremina di fegatini che è veramente cremosa, molto profumata. Si sente anche un pochetto di aspro, sembra che ci ha messo anche un pochino di limone, che fa contrasto a sto crostino che è bello croccante. Mi sa che è la focaccia della scacciata. Buono! Buono? Era buono. È arrivato il momento della trippa alla fiorentina. Il tripposo un bel po', scende un bel po' il pomodoro, leggermente gommoso, si scioglie in bocca. Poi ho fatto abbondare un pochino di peperoncino, perciò è bello piccantino. E qui ci hanno dato anche un pane per abbinare sta trippa. Cin cin. Un'esplosione di trippa in bocca, la morbidezza, poi c'è il pane che dà quel profumo in più. Un altro cibo da mangiare assolutamente qui a Firenze è la schiacciata. Se acchiappo questo qui, il numero 8, perché è un numero fortunato, sicuramente buono. Much more than this. I did it my way. Frank Sinatra, un grande. Però mi sa che esco perché sento un cazzo. Raga, ecco la nostra schiacciata, anzi schiacciatona, perché veramente è più grossa delle mie facce. Ma che roba! E questo abbiamo pagato solamente 7 euro. 7 euro con porchetta, rucola e salsa di melanzane. Veramente che siamo usciti perché all'interno veramente musica a palla, non so, ma di colpo, forse perché visto che stavo filmando. Cioè non sentivo neanche quello che stavo dicendo io. No, veramente raga, è stragigante. Fuori è bella croccante, all'interno è bello morbido, gustosissimo, un pizzico di salato, si sente un tocco di sale e poi c'è sta porchetta che è veramente wow. Non potete capire, oh no, dove vai? Dove vai te? Oh, è straordinario. Cioè la porchetta bella unta, grassa, sembra che ci ho messo il labello. Poi fa contrasto con la rucola, questa salsa di melanzane che è un pochino acido. Sicuramente è stato fatto con l'olio extravergine d'oliva, perché si sente anche l'oliva. Oh, che palle. Ovunque vado, piove. Buonasera. Si può avere la guancia? E una vaschetta, grazie. Piccante o pepe? Bello piccante, grazie. Ah. Sei famoso? No, no, non è vero. Che sei cinese? Sì, anche. Com'è? Italiano cinese, sì, sono nato qui. Qui però la tua mentalità qual è? Italiano o cinese? Un misto. Piacere Nicola. Bacio, ciao! Buona giornata, ciao ciao. Che simpatica. Eccola a voi la guancia di bovino, 6,50 euro. Mi ha chiesto pepe o peperoncino? Peperoncino. E mi ha schiaffato una bella cucchiaiata lì, avete visto? Wow. Vediamo com'è il peperoncino qui. A vista sembra veramente piccante. Facciamo la prova del piccante. Oh, ma è tenerissima, non riesco neanche ad infilzarlo. Buon appetito!
È uno spezzatino fenomenale. Cioè la guancia è veramente tenera. Sembra un pochino anche la cartilagine. Vi giuro che è strapiccante. Non è il peperoncino che fa scena e basta. Mi si è infuocata la bocca. Forse perché la ragazza ha capito che i gusti degli asiatici sono questi, cioè adorano mangiare il piccante. Infatti, come avrete visto davanti al chiosco, hanno i menù in tantissime lingue, multilingue. Oltre a parte l'italiano, l'inglese, c'hanno anche il cinese, il coreano e il giapponese addirittura. Raga, c'è sta carne che si scioglie in bocca, cremosissimo, piccantissimo. Poi c'è quell'aspro del pomodoro. Ma questa porchettina. Così si ragiona. E fino adesso abbiamo speso 35,50 €, ci rimangono ancora 64,50 €. Vediamo cos'altro mangiare. Oggi, senza rendermene conto, mi sono accorto che abbiamo mangiato tutte le parti del bovino, la guancia, la trippa, il lampredotto. Perciò adesso vi porto a mangiare un'altra parte del bovino. Così potrei scrivere come titolo la città italiana che non fa uscire viva una mucca. Forse la macchina. I marciapiedi qui sono veramente stretti. Ciao! Avete il cervello fritto? Grazie. Abbiamo preso il cervelletto di vitello. Ecco, siamo seduti qui in un posto a caso. Poi siamo vicino a sto buco del vino. Ha preso un colpo la ragazza. Ecco a voi il cervelletto di vitello. Va che roba, belli fritti, gratinati. Abbiamo speso 13 € per questa porzione ed è abbinato a sta salsina che dovrebbe essere maionese. Questa cosa la volevo mangiare da un bel po' di tempo. Il cervello l'ho già mangiato in Cina, perché lo fanno anche nella cucina del Chongqing o se no del Sichuan. Il cervello di maiale piccante. Oggi è la prima volta che mangiamo il cervello di vitello, che è una specialità toscana. Perciò a Firenze è trovabile in molte trattorie e ristoranti. Lo mangiamo prima senza salsa, dai. Bello cremoso, cervelloso, morbidissimo. Mi ricorda la maionese con lo strato fuori fritto, gratinato. La cosa figa è che è abbinata alla maionese, cioè è buono, ma se ne mangi due mi sa che non riesci più a mangiare il terzo. È molto buono, profumato, crunchy, ha un gusto molto suo particolare, ma se lo mangio tutto questa cosa io sbocco immediatamente. È più maionesoso il cervello che la maionese stessa. A posto raga, lo porto a casa e lo mangio tranquillamente a casa. In cinese si dice youni quando una cosa ti fa venire un pochino la nausea. Non dico che fa schifo, anzi è buonissimo, strabuonissimo, straprofumato, ma dal secondo in poi diventa molto pesante. Poi con la maionese abbinata. Guardate che posto carino abbiamo trovato. Facciamo avere un Cantucci Vinsanto. Dato che stavolta non riusciamo ad andare a Prato, abbiamo trovato il Cantucci Vinsanto qui a Firenze, 5 €. E questo si mangia così. Lo inzuppiamo. Wow, che botta che dà. È buono, alla salute. Buon liquore, Quanti gradi è? 16 gradi. Il Vinsanto a 16 gradi. Cioè, inzuppare Cantucci all'interno di un liquore sta un botto, cioè, mal raffreddato tutto, con un tempo così fuori che piove, non piove, fa pure freschino, no? Entri qui, ti chiappi un bel Cantuccino e Vinsanto, ti si riscalda il cuore. Poi con le luci, no? Calde. Se fosse inverno mi rinchiuderei qui dentro e farei una scorpacciata di questi. Al quarto sono già ubriaco. Ultimo. Ma quanta gente che c'è qui, oh. Perciò ci mischiamo anche noi, prendiamo 2 panini qui. Ciao, e un panino con la lingua e uno con la poppa. E 2 bicchierini di rosso, grazie.
Dato che qui a Firenze mangiano di tutto, del vitello, no? Del manzo, intestino, frattaglie, eccetera, adesso siamo arrivati alla lingua e alla poppa. Iniziamo prima con questo qui, con la poppa. Sì raga, poppa. E l'abbiamo preso completo, perché qui a Firenze se vai da un paninaro ti chiedono sempre se volete con o salsa verde o piccante, ma se lo chiedi completo ti danno entrambi. Buon appetito! Buona la poppa. Qui il panino lo fanno veramente bene, eh? Bello morbido e fuori un pochino croccante. Ha l'affetto di poppa. Wow, stratenera, stramorbida, liscia, un pochino elastica. E insieme ai due panini abbiamo preso pure 2 bicchierini di vino rosso. Ci sta sempre. Passiamo al panino con la lingua. Pure questo l'abbiamo preso completo, no? Sia con salsa verde che piccante. La lingua, raga. Wow, io non so, ma quanto cacchio è buono. Anche la lingua, bello morbido, manzoso. Quando ho scoperto il panino con lampredotto mi sono innamorato. Ogni volta che vengo a Firenze devo assolutamente mangiarlo. Anche perché è straconsigliato, ma anch'io quando sono stato a vivere per un periodo a Firenze, perché ho lavorato a Firenze anche, lo mangiavo spesso il lampredotto, perché costa poco e sazia molto. E il panino con la lingua e la poppa non lo conoscevo. Nessuno lo consiglia. Perché non lo consigliate? È strabuonissimo. Oh, ho appena limonato con una mucca. Stupendo. È così morbida che si scioglie in bocca. Vede questi straccetti, no? Sfilamenti. Sembra una parte qualsiasi del manzo, la carne, però molto molto più tenera perché è morbidissima. Guardate com'è. Stupendo. Mi sto commuovendo. Abbiamo appena trovato un posto perché qui c'hanno tipo 4 posti a sedere, dei tavolini così. Prima eravamo lì, guardate. Sopra quella scatola di gas. Beh, bellissimo comunque. C'è il sole, 2 bellissimi panini, 2 bei bicchierini di vino rosso, atmosfera stupenda. Comunque ho avuto conferma della gente del posto che questo è uno dei migliori che fa questi panini, lampredotto, panini di ogni tipo, di questo genere qui. Perciò sono stato fortunato perché dato che io parcheggio a 2 km dal centro, devo per forza subirmi questa camminata di 20 minuti e di passaggio ho trovato questo chiosco che era strapieno di gente, cioè ancora pieno di gente che fa la fila. Su Google c'ha pochissime recensioni, bisogna fidarsi delle file, raga. E in totale per 2 panini e 2 bicchierini di vino rosso abbiamo speso 14,50 €. Dato che siamo ancora in budget, mi porto a mangiare un altro tipico dolce di Firenze che sta proprio in questo barrettino centralissimo in mezzo alla folla, che sicuramente sarà abbastanza turistico, ma è l'unico posto che ho trovato che hanno questo dolce qui, perciò entriamo. Ecco il nostro dessertino, abbiamo preso d'obbligo un bel cappuccino e uno zucotto. In totale abbiamo speso 6,40 €. Lo zucotto è un dolce tipico di Firenze, adesso lo apriamo. Stupendo, sembra di mangiare una torta. Poi c'è lo strato di pan di Spagna che è bello zuppo, bello ubriaco di al kermes tipo. Poi all'interno c'è la cremina di ricotta e cioccolato che dà quel contrasto dolce e amaro. Poi all'interno si possono mordere pure delle gocce di cioccolato, tipo la stracciatella, no? Questa è la perfezione. Dolce fenomenale, solamente che è troppo piccolo, cioè è minuscolo, 5 €. Un pochino molto, ma siamo di fronte al mercato centrale, nel bel mezzo dei luoghi più turistici di Firenze. Qui danno la fiorentina a gratis. Come non ci sono ste... Eh? Prego guys.
Thank you. Sono 15 minuti, non dico. Raga, tenerissima sta carne. E così la fiorentina? Stupendo. Buonissimo. E pure la bistecca l'abbiamo mangiata. Ci troviamo al mercato centrale adesso, ci mancano ancora tipo una ventina di euro. E abbiamo trovato sto posto in cui fanno anche lampredotti eccetera. E ho visto anche altri piatti sempre tipici fiorentini che ancora non abbiamo mangiato. Perciò li mangiamo qui. Allora, volevo una pappa al pomodoro e una peposa. Peposo. Senti, la pappa la serviamo fritta. D'estate si mangia fritta, d'inverno si mangia. Ah, magari riscaldare un pochino. Grazie. Questa è la spalla del formaggio e spezia di limone. Palla fritta offerta da casa. Bello saporito. Stiamo mangiando tutte le parti del bovino. Buono. E per queste due cose abbiamo speso 19 euro. 11 euro la peposa e 8 per la pappa al pomodoro. Mangiamo prima il peposo, che sennò si raffredda e non è più buono. Buon appetito. Olha, quando eu passar na frente da escola, eu vou Uno spezzettino di manzo. Stupendo. Vi giuro che è gustosissimo, cioè la carne è veramente morbida. Si scioglie in bocca. Questo con un bel piattino di riso in bianco. E c'è anche il pane. Perfetto. Poi lì gentilissimi mi hanno dato pure una salsina piccante a parte. Ma che roba! Un tocco in più di piccante ci sta bene sempre, wow! Vi dico la verità, questo peposo assomiglia moltissimo a un piatto tipico cinese che si chiama Pong Sao Niu Ro, e quello solitamente lo si abbina con il riso in bianco o se no nei noodles in brodo, ed è un piatto che a me piace un bel po'. Anche questo piatto veramente è una roba spettacolare, cioè mi ricorda moltissimo quel piatto, ma anche un sottocco di italiano, il pepe, l'olio extravergine d'oliva. Raga, ma qui nel mercato ci stanno pure i piccioni che svolassano di qua e di là, bisogna stare attenti, C'è salsiccia che ci protegge dai piccioni, vero? Vero salsiccia? Ecco la pappa al pomodoro. Solo in Toscana riusciamo a trovare questo piatto, penso. Wow! E sta pappa al pomodoro è composta da pane raffermo, salsa al pomodoro, della zuppa di verdura, sento bel po' l'aglio, wow raga, è una roba stupenda. Un piatto a base di scarpetta, e questo piatto si mangia freddo d'estate e caldo d'inverno. Adesso che siamo metà a metà, gli ho chiesto di riscaldarmelo un pochino così diventa tiepidino ed è perfetto, no? E per il mio, questa pappa al pomodoro è più buona se servita bella calda. Ho fatto un pochino i calcoli al volo, credo che questo cibo che andremo a mangiare adesso sarà anche l'ultimo, perché siamo molto vicini ai 100 euro. Le supereremo con questo ultimo cibo? Chissà. Mi sono sempre immaginato di stare all'interno seduto lì, no? Come un VIP, e perciò lo faremo adesso, con voi. L'abbiamo trovata qui, schiacciata la fiorentina farcita. E c'è un cavallo per terra. Nemmeno stavolta riusciamo, perché hanno finito quello che volevo io. Andiamo alla ricerca in un altro posto, dai. Non so dove altro comprare questa schiacciata fiorentina. Sono troppo lontani, non c'ho voglia proprio di camminare 2 chilometri, altri 2 chilometri dall'altra parte del parcheggio, poi ritornare. Sono stanco anch'io. Abbiamo camminato un botto, cameraman, anche salsiccia, guardatelo quanto è sfinito. Ogni volta, vedi, saltella, perché vuole che l'abbracci, lo porti in braccio perché è stanco. Porello. Colpa tua, se te non vuoi stare a casa, subisci la nostra fatica. Abbiamo fatto un altro chilometro di camminata. Vediamo se l'hanno qui. Ciao, buongiorno. Sera. Avete la schiacciata? All'uva? Schiacciata alla fiorentina? No, schiacciata alla fiorentina la facciamo Infatti me l'hanno La detto. schiacciata con l'uva, schiacciata alla fiorentina non la trovi da nessuna parte. Da nessuna parte, vero? Carnevale. Grazie Vai, mille. prego. Ciao. Abbiamo fatto un chilometro di camminata per niente. Sì, me l'avevano detto che era del periodo invernale, pensavo di trovarla. A volte sono fortunato, a volte un po' di meno. Che facciamo? Andiamo al mercato centrale, vediamo se riusciamo a trovarlo lì. Ci voglio un po', cioè più una cosa è difficile da trovare, più la voglio. Andiamo. Siete curiosi in che lingua parlo con salsiccia? Beh, in realtà in tutte le lingue.
capisce pure l'inglese, guarda cosa fa quando dico questa parola in inglese. Dice good boy, good boy, good boy. Visto? Capisce l'inglese. Se no, proviamo in italiano. Vai, 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 vai. Capisce pure l'italiano. Vediamo se capisce. Ok, sta facendo la cacca. Che grande. Sembra un topo quando fa la cacchina, eh? Sì, sei un ratto. Eccoci arrivati, tentiamo la sorte, vediamo se riusciamo a trovarlo perché è abbastanza tardino e non so che altro posso mangiare. No, abbiamo trovato veramente, guarda lì, schiacciata la fiorentina, 5,80 €, ci sta. Ciao, tra avere una schiacciata alla fiorentina? Grazie mille, bella pienotta, all'interno cos'è? Dentro c'è crema pasticcera e sopra zucchero vero e zucchero. Ok, ecco la nostra schiacciata alla fiorentina. E voi vi chiederete, come schiacciata? Eh sì, qui a Firenze, oltre alla schiacciata, quella normale, le focacce farcite, quelle salate, nel periodo invernale, verso carnevale, si può trovare anche la schiacciata alla fiorentina, che è dolce. E noi siamo stati fortunati a trovarlo anche a settembre. Buon appetito! È buonissimo, cremosissimo. All'interno c'è questa crema pasticcera che è solida, sembra di mangiare il tuorlo d'uovo. Poi sopra troviamo dello zucchero filato e dello zucchero tipo quelli che trovate sul panettone. Ne mangerei altri 10. Solamente che odio questi pezzettini di zucchero, non mi piacciono. A parte questo, tutto buonissimo. Mi ricordo un bel po' di mangiare la torta, ma senza alcun liquore, con la crema pasticcera un pochino più solida ed è leggermente dolce, non stradolce, leggermente dolce. Cioè, se togliete le scaglie di zucchero sopra, è una cosa perfetta per gli asiatici che non adorano un dolce così troppo dolce. Ed è anche abbastanza uovoso, eh? E parlando di uovoso, mi ha ricordato il cheesecake giapponese, quello che avevo mangiato ad Osaka, quello traballante. Il gusto è molto simile, eh? Perciò se non sapete com'è il gusto del cheesecake giapponese potete provare la schiacciata alla fiorentina, che è molto simile, solamente che questo qui è ancora più buono, cioè è molto più buono. Bene, per questa schiacciata abbiamo speso 5,80 €, perciò indovinate a quanto siamo arrivati? 99,20 €. Sì, ci mancano ancora 80 centesimi, ma va bene, dai. Missione completata. Sono strafelice perché ho scoperto tantissimi piatti che prima non conoscevo, piatti toscani, piatti fiorentini. La prossima volta saprò cosa scegliere e non solamente il panino con l'ampredotto o la bistecca o la schiacciata, no? E poi oggi abbiamo mangiato tutte le parti del manzo, cioè dalla guancia, dal cervello, alla lingua, alla poppa, alla spalla, la fiorentina, cioè anche se è gratuito un assaggino l'abbiamo mangiato ugualmente, l'ampredotto, la trippa, vabbè, la carne, il manzo in generale, tutte le parti del manzo le abbiamo mangiato. È giunto al termine pure di questa puntata qui, grazie di essere venuti fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video, vabbè, ciao! Ah no, salsiccia! Ciao! Chocolate and go get one.